Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di novembre 2023 e abbiamo il sole, amici del cancro. Quando c'è il sole si parla di crescita, si parla di espansione, di chiarezza mentale e anche di rapporti di amicizia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere, e per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Ricordarvi anche che le letture dei single usciranno a breve e le potete integrare con questa lettura. Allora, partiamo con una regina di bastoni, la carta della giustizia, imperatrice, 7 di pentacoli, la carta degli amanti, fante di bastoni e 4 di spade. Dunque, partiamo dalla regina di bastoni. Può rappresentare una persona o un atteggiamento. Qui ho come la sensazione che ci sia la voglia di arrivare alla gestazione di un certo progetto, magari a una gravidanza, a una maternità. C'è la voglia di una certa abbondanza e si deve passare attraverso la giustizia, quindi anche la regolarizzazione di certi contratti, di certe questioni. Andiamo a vedere carta per carta, poi queste qua le guardiamo dopo direttamente con i mini tarocchi. Partiamo dalla regina di bastoni. Amanti, al contrario, questa volta ce li avete già qui. E re di spade. Allora, può far riferimento a una relazione, magari di amicizia appunto, che ha qualche buco, mi verrebbe da dire. È come se da un lato ci fosse la passione, magari per qualche progetto in comune, appunto, dall'altro intesa mentale, ma manca il calore del cuore. Anche se poi in realtà vi devo dire che quando c'è la carta del sole si parla di sentimenti genuini, cioè come la sensazione che qui manchi la parte fisica all'interno di questa relazione, che permette poi al cuore di aprirsi. La passione c'è come se ci fosse attrazione chimica, però appunto c'è un disequilibrio, una disarmonia a livello di cuore, di amore proprio. Andiamo a vedere la giustizia. 3 di pentacoli e temperanza. Che curioso, sia la temperanza che la giustizia sono due carte che parlano di rimettere in equilibrio i piatti sulla bilancia. È molto bello in questa rappresentazione, in questo mazzo, perché fa vedere che da un lato della bilancia c'è la piuma e dall'altro c'è il cuore. Questa è la mente, questo è il cuore fondamentalmente, che è quello che sentivamo qui, no? C'è da rimettere, da regolarizzare. Anche molte volte la carta della giustizia fa riferimento al dare delle regole o darsi delle regole, perché c'è anche un 3 di pentacoli, c'è una progettazione.
Guardate, per qualcuno potrebbe arrivare la firma per la compravendita di una casa, di un immobile. È come se si sbloccasse a livello burocratico qualche cosa. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un fante di coppe, e la carta della stella. Allora, considerato che uno dei significati della carta del sole sono i bambini, i figli, qui abbiamo un desiderio di maternità di un bambino. Ragazzi, vi dico che ci potrebbe essere questo richiamo molto forte nella prima parte di novembre. Vi dico, ho come la sensazione che le cose non siano ancora mature, sia che sia un bambino sia che sia un progetto. È come se doveste puntare in alto ancora, dovete ancora fissarvi un obiettivo più preciso. È come se ci fosse sì una sorta di collaborazione, però voi dove volete arrivare? Ho anche un po' l'idea che qualcuno inerente sempre a questo progetto abbia poche speranze di realizzazione, poco entusiasmo. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Ruota della fortuna e 9 di pentacoli. Sento che questo tipo di giustizia vi può dare, per qualcuno fa riferimento a un'eredità, e comunque vi può dare quel tipo di sicurezza monetaria, personale, a livello di proprio amor proprio, che magari qua non avete tanto. Devo dire che siete impazienti, vedo che siete impazienti, ma prima c'è da riportare in equilibrio, da regolarizzare, da guarire un qualche tipo di relazione. È come un po' fare i conti, tirare una riga e ripartire. Ragazzi, ho molto, 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 poi ancora molto forte questo desiderio di gravidanza, perché ho una, due, tre carte che parlano di gravidanza, una, due, tre carte, no, scusate, sì, una, due, no, era questa che avevo considerato prima, che parlano di bambini. Adesso vediamo man mano che vengono fuori, però qui per qualcuno è il passare alla fase successiva di una relazione, per qualcuno è iniziare a gestare qualche tipo di cambio all'interno della relazione, perché qui si va dagli amanti al contrario agli amanti al dritto, e adesso andiamo a vedere questi amanti al dritto. Cavaliere di spade e 7 di coppe. Allora, devo dire che se non siete in una relazione, ma poi, come ho detto prima, potete guardare le letture dei singoli e integrarla con questa, e anche se siete in una relazione c'è un'armonia, può essere una ritrovata armonia, un'armonia ricreata, perché giustamente qui io dicevo che è come se fosse su lunghezze d'onda diverse, però è come se il riportare in equilibrio, e tenete presente che la carta della temperanza è una carta che parla di guarigione, quindi è un po' come il fare i conti e dire ok, questo spetta a me, questo spetta a te, questo è un mio compito, questo è un tuo compito, questa è una tua responsabilità, questa è una mia responsabilità, come possiamo venirci incontro, trovare un modo di far crescere in modo genuino la relazione. Ho l'idea che il sole qui sia venuto fuori per dirvi di coltivare l'amicizia all'interno di questa relazione. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Fante di bastoni, mi pare giusto. È appeso. Qui quello che farete, ragazzi, è di iniziare a vedere le cose da un altro punto di vista.
Con la carta dell'appeso vi dicono che è ora di vedere le cose da un altro punto di vista, da un altro aspetto. È come se aveste ancora bisogno di costruire qualcosa prima di arrivare a questa progettualità, a questo obiettivo, a questo progetto, insomma. Devo dire che nella seconda settimana di novembre riparte un po' quell'entusiasmo che prima forse con gli amanti al contrario c'era e non c'era. Avete la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, appunto, con la carta dell'appeso. C'è la possibilità di mettersi nei panni dell'altro, letteralmente. Infatti è curioso perché qui avete due volte la stessa carta, una volta a testa in su, una volta a testa in giù, come l'appeso. E anche una carta l'appeso che parla di accettazione, quindi probabilmente qualcuno ha accettato questa sorta di ritardo che si potrebbe vedere qui più che tutto, nel manifestare quello che voi volete, ok? Arriva perché arriva, anzi vi dirò che avete anche il 4 di spade, andiamo a vedere, al contrario, quindi si parla di un periodo che termina. Infatti, nuovi inizi e 9 di spade sono i pensieri del passato. Dovete, come vi posso dire, approcciarvi al futuro con... Questa tra l'altro è un'altra carta che mi parla di bambini. Dovete approcciarvi al futuro togliendovi la pesantezza dei problemi del passato. Tanto comunque anche pensarci non serve a niente. Vi fa rimanere incastrati in una vibrazione molto negativa, molto pesante. Vedo nuovi inizi, rapporti in equilibrio, determinazione. Se non conoscete nessuno, può essere che conoscerete qualcuno grazie a... Allora, potrebbe essere un settore sanitario, un settore burocratico, quindi dove c'è appunto della burocrazia, oppure potrebbe essere qualche progetto che voi avete per conto vostro sul lavoro, magari, non lo so, state ristrutturando casa piuttosto che, non lo so, in quell'ambito lì potreste conoscere questa persona. Per molti è una persona più giovane, anche se fosse una relazione di amicizia, è una persona con la quale comunque si potrà avere una relazione di lavoro piuttosto che di amicizia, piuttosto che personale, molto in armonia, molto in equilibrio. E se la persona la conoscete già, vi dico che arriverà comunque l'equilibrio, nonostante questa sorta di discrepanza iniziale. Andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura, vediamo che cos'altro... quanti! Allora, carta numero 29. Qui fa riferimento al divino femminile, ragazzi, e lo sento molto collegato con la stella, tra l'altro anche gli stessi colori. Parla di canalizzare, infatti, di calma, di fonte di ispirazione anche. Qui è rappresentato un occhio. È come vi dicessero appunto di mantenere un po' gli occhi aperti, di nutrire il divino femminile. Infatti qui avete l'imperatrice che è la rappresentazione della parte femminile perché è la parte che crea. Tra l'uomo e la donna, quello che crea è la donna. L'uomo di solito dirige, struttura. Poi, carta numero 27. Questa carta è interessante. Piero cinesi, è qualcuno che... Piero è il fuoco. E parla di dibattiti, di anche rivoluzioni, e mi casca l'occhio su questa carta che è la ruota della fortuna, che in questo caso vuol dire che c'è qualche cosa che un po' si incastra. Sta arrivando questo cambiamento, questo cambio di ciclo sta arrivando,
portate pazienza, dovete solo portare pazienza. Una raccomandazione che mi hanno fatto è di non giocare col fuoco, cioè di non andare oltre i vostri limiti fondamentalmente. Carta numero 15. Wow, questa carta vi dice che avete, anche qui mi ricasca di nuovo l'occhio sulla stella, sulla temperanza e anche sulla giustizia, che normalmente è rappresentata con, cioè fa riferimento alla giustizia divina, e quindi si parla del mondo degli spiriti qua in questo caso, di quello che è un'assistenza, giustizia divina, come se fosse l'universo, che in qualche modo viene a regolarizzare. Parla anche di messaggi e di memorie, e le memorie le sento un po' qui inquinanti. Ragazzi, è un momento dove dovrete perdonare sia voi stessi che l'altro. E poi abbiamo carta numero 23, di nuovo la salamandra è l'animale totem, diciamo così, l'animale guida dell'elemento fuoco. Vediamo se l'hanno rappresentata in qualche carta. No, di lì non ce l'avete. No, vabbè, non importa. E parla anche di Uroboro che, no, è nel mondo. Lo vedete nel mondo. L'Uroboro praticamente è un serpente che si mangia la coda e crea come un cerchio, come un circolo, ok? E praticamente rappresenta il... Arrivo, l'iniziare e il finire dei cicli che si ripete ciclicamente. È come dire, non si vede perché si morde la coda, perché la coda è la fine, però lui se la morde, se la mangia. Quindi è come dire, non puoi vedere la fine perché quando sta finendo un ciclo automaticamente è già in cammino un altro ciclo. Bellissime carte, devo dire, amici del cancro. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere, lasciare un like oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!